Un momento pieno di sorrisi, risate e affetto puro. È così che si potrebbe descrivere la giornata in cui Bar Harduk ed Elchin Sangu, con l'intero cast e la troupe della loro nuova serie, hanno scelto di lasciare il set e dedicarsi ai bambini di una scuola elementare del quartiere. Tutto è nato all'inizio della settimana, quando, tra una pausa di riprese e l'altra, hanno deciso di trasformare un impegno di beneficenza e sensibilizzazione in un abbraccio collettivo, fatto di parole semplici, giochi e presenza autentica. L'obiettivo era chiaro e profondamente sentito da entrambi: portare un raggio di luce in classe e ricordare ai più piccoli che i loro sogni sono importanti, reali, possibili. Appena l'auto si è fermata davanti al cancello, c'è stato un mormorio che è diventato un coro di voci. Sono loro, sono davvero loro. I bambini si affacciavano alle finestre, i maestri cercavano di mantenere l'ordine con sorrisi complici, e il cortile, solitamente calmo, si è riempito di un'euforia contagiosa. Bar è sceso per primo, con quella gentilezza tranquilla che lo contraddistingue, seguito da Elchin, elegante e luminosa, il viso acceso dalla curiosità di chi vuole assorbire tutto. Si sono guardati un attimo, come per promettersi a vicenda di non perdere neppure un sorriso di quella giornata, e poi si sono immersi nella folla festosa. I piccoli non riuscivano a crederci. Vedere due volti tanto amati sullo schermo, lì, accanto a loro, era come scoprire che la fantasia sa bussare alla porta della realtà. Bar ha stretto mani con attenzione paterna, chinandosi per guardare i bimbi negli occhi e assicurarsi che nessuno restasse indietro. Elchin ha fatto lo stesso, piegando il ginocchio per mettersi all'altezza delle bambine più timide, invitandole a parlare, a fare domande, a raccontare cosa sognano la notte prima di addormentarsi. In palestra, dopo i saluti, hanno radunato le classi, e con una voce ferma ma dolce, Bar ha detto: siete voi a dare senso a tutto questo. Studiate, divertitevi, credete sempre in ciò che portate nel cuore. Poi Elchin ha aggiunto, con un sorriso che faceva sentire ogni parola come un segreto condiviso: non smettete mai di immaginare, perché i grandi cambiamenti iniziano da un'idea piccola che qualcuno ha il coraggio di proteggere. Il clima si è fatto subito leggero, come se la campanella avesse suonato la fine delle lezioni e l'inizio di una festa pensata su misura per loro. Hanno proposto giochi semplici e irresistibili, la corsa a coppie con i sacchi nel cortile, un quiz improvvisato su curiosità della televisione e del cinema, e persino una gara di imitazioni che ha scatenato risate a raffica. Bar, che ha sempre avuto un lato agonistico e giocoso, non si è tirato indietro quando i ragazzini lo hanno sfidato a una partita di calcio. Ha rimboccato le maniche e, tra dribbling divertiti e passaggi pensati per far segnare i più piccoli, ha lasciato che fosse la squadra dei bambini a prendersi tutta la gloria. Il campo era pieno di voci e scarpette impolverate, mentre dagli spalti improvvisati le compagne di classe facevano il tifo con cartelloni fatti a mano. Nel frattempo, in aula magna, Elchin chiacchierava con le bambine, ma non solo, le ascoltava con una concentrazione adulta, capace di dare peso a ogni racconto. Sono state proprio le alunne a insegnare qualche passo di danza alla troupe, trasformando il pavimento lucido in una piccola pista. Si è creato un incrocio di ritmi, gli assistenti di scena provavano a seguire una coreografia semplice. Elchin rideva quando sbagliava un movimento e chiedeva di ripetere, e alla fine il gruppo intero riusciva a muoversi all'unisono, accompagnato dagli applausi frenetici dei compagni. C'era qualcosa di liberatorio nell'energia del momento, come se tutti si fossero dati tacitamente il permesso di sbagliare, imparare, riprovare, e soprattutto divertirsi. Tra una pausa e l'altra, Bar ed Elchin hanno raccontato qualche aneddoto dal set. Come si preparano prima di entrare in scena, quanto lavoro si nasconda dietro a una singola inquadratura, perché è importante essere puntuali e pronti anche quando si è stanchi. Hanno parlato di squadra, di fiducia, di come ogni persona sul set conti e conti davvero, chi regge il microfono, chi illumina, chi trucca, chi scrive, chi monta. I bambini ascoltavano rapiti. Alcuni, più coraggiosi, hanno domandato come si fa a superare la paura di essere giudicati. Bar ha risposto che la paura non si elimina, si prende per mano. Elchin ha aggiunto che il giudizio può diventare un ponte se impari a attraversarlo senza fermarti a metà.
Le frasi sono volate via come biglietti scritti a matita e infilati in tasca, pronti per essere riletti nei giorni più difficili. Poi è arrivato il momento dei doni. Il corridoio ha visto una fila ordinata che sembrava una piccola parata di zaini colorati. La troupe ha preparato quaderni dalle copertine vivaci, astucci, matite e set da disegno capaci di far nascere storie su carta. Bar ha distribuito borsine piene di sorprese, ringraziando uno a uno i bambini per l'attenzione e la gentilezza. Elchin, accanto a lui, aggiungeva una parola per tutti, ricordando che ogni foglio bianco può essere il primo capitolo di qualcosa di bellissimo. Le foto non si sono fatte attendere. Tra selfie e scatti insieme alle maestre, l'aula si è trasformata in uno studio fotografico improvvisato. Il bello è che non c'era fretta, nessuno guardava l'orologio, come se quel pezzo di mondo avesse deciso di rallentare per dare a ciascuno il tempo di esserci davvero. Pensavamo di portare motivazione, ha ammesso Bar, mentre un bimbo lo abbracciava stringendo forte il pacchetto di colori, ma siete voi ad averci dato una spinta che non dimenticheremo. Elchin ha annuito, con quella sincerità che scavalca le formalità, torneremo. Abbiamo bisogno di giornate così tanto quanto ne avete bisogno voi. Parole semplici, eppure si percepiva che non erano frasi fatte. C'era una promessa che correva silenziosa tra l'emozione e il rispetto, tra la vibrazione di una sala piena e quel delicato senso di intimità che nasce quando le distanze si accorciano. Fuori dall'edificio, intanto, qualcuno aveva iniziato a riprendere la giornata con il telefono. Clip brevi, l'arrivo, il primo saluto, la corsa con i sacchi, un gol festeggiato come alla finale, la coreografia con le mani in aria e le risate complici. In poche ore, quei video hanno fatto il giro dei social. Le immagini di Bar che solleva un bimbo per aiutarlo a prendere la palla al volo, e di Elchin che si mette in fila con le bambine per ripetere un passo fino a farlo bene, hanno acceso commenti pieni di affetto. Sulle timeline, tra le foto dei compiti e i diari digitali, è comparso un messaggio dopo l'altro. È per questo che amiamo Bar Harduk ed Elchin Sangbu, ha scritto un utente su X, non solo per le scene perfette, ma perché sanno restare veri quando le telecamere non servono. Un altro ha commentato, il modo in cui parlano ai bambini dice tutto di loro. Cuori grandi, zero pose. E ancora, il sorriso di quei piccoli è il premio più grande. Grazie per questo esempio. La voce è arrivata anche ai fan internazionali, che hanno condiviso le clip con sottotitoli, trasformando la giornata in un ponte tra lingue e città. In molti hanno raccontato come, da ragazzi, avrebbero voluto ascoltare parole del genere in classe, un incoraggiamento che non cancellasse la fatica ma la rendesse più sopportabile. Qualcuno ha ricordato le prime volte in cui ha visto Bar ed Elchin sullo schermo insieme, e come quella complicità fosse rimasta identica anche lì, in mezzo ai banchi. È come se le scene di una serie avessero oltrepassato lo schermo, scoprendo che la realtà può essere più intensa di una trama scritta. Alla fine della mattinata, la preside ha voluto ringraziare personalmente tutto il gruppo. Un discorso breve, lucido e pieno di gratitudine. L'elogio di un gesto concreto, non appariscente, costruito con tempo e attenzione. Ha parlato di quanto conti, per i bambini, vedere modelli che mostrino rispetto e capacità di ascolto. Ha ringraziato la troupe per la logistica, il cast per la pazienza, e soprattutto Bar ed Elchin per aver saputo trasformare una visita in un momento educativo. Le vostre parole resteranno qui, ha detto stringendo loro le mani, tra i libri, le voci, le pause merenda. E anche quando non ci sarete, i ragazzi sapranno ricordare che qualcuno ha creduto in loro. Prima di andare via, Bar ha preso un impegno chiaro, tornare presto, magari con un laboratorio di lettura e di teatro per far scoprire ai bambini la magia del raccontare. Elchin ha proposto di raccogliere libri usati in buono stato e farli arrivare alle classi che ne hanno più bisogno, con dediche personalizzate. Idee nate in pochi minuti, ma già pronte a trovare gambe. La troupe ha sorriso. C'era la sensazione condivisa di aver messo le fondamenta di qualcosa che non dipende dalle luci della ribalta. E poi, lo scatto finale, quello che chiude un cerchio. Tutti in cortile, i bambini davanti, gli insegnanti ai lati, la troupe un passo indietro,
e al centro Bara ed Elchin, mano nella mano, entrambi con quell'espressione che mescola orgoglio e commozione. Un mare di facce felici, occhi lucidi, cartelloni con cuori disegnati in fretta. La foto, vista da lontano, somiglia a un abbraccio grande quanto l'intera scuola. Non c'erano pose, solo la naturalezza di chi ha vissuto qualcosa di vero. Quando le auto si sono allontanate e il cancello si è richiuso, è rimasto nell'aria un profumo di tempera e carta nuova. In aula, i bambini hanno sfogliato i quaderni, provando penne e matite come se fossero bacchette magiche. Qualcuno ha già scritto la prima frase, io da grande voglio, e chissà come finirà quella riga, se con una professione o un desiderio ancora senza nome. Forse non è importante. Forse conta di più sapere che c'è stato un giorno in cui la celebrità ha lasciato le scarpe fuori dalla porta per entrare in punta di piedi nella vita quotidiana, accettandone le regole gentili. Sui social, intanto, i numeri crescevano, ma senza rumore, con una naturalezza che è il contrario della frenesia. Le condivisioni si accompagnavano a parole misurate, ricordi personali, piccole storie di maestri che avevano cambiato il corso di una vita. Alcuni utenti hanno taggato amici e cugini lontani, scrivendo, guarda questo, è così che dovrebbe essere. Altri hanno osservato che la gentilezza, quando è vera, si riconosce subito, perché non chiede applausi e non trattiene il fiato per la reazione del pubblico, si limita a esserci. E così, la giornata si è chiusa dove era cominciata, nella semplicità. Ayalsad li ha riaccolti con le sue luci e i suoi ritmi serrati, ma qualcosa era cambiato. Forse la postura delle spalle, forse il modo di dire grazie a chi porge un copione o sistema un riflettore. Bara ed Elchin si sono scambiati uno sguardo che non aveva bisogno di parole. Sapevano entrambi che quelle ore in mezzo ai bambini avrebbero avuto un eco, che il racconto di finzione a cui lavorano ogni giorno aveva trovato nuova linfa in un racconto reale, fatto di piccole voci e grandi occhi. Più tardi, quando la stanchezza si è fatta sentire, hanno riletto alcuni commenti. Questa è la loro grandezza, diceva un messaggio, l'umanità che non si ostenta. Un altro aggiungeva, spero che altri seguano l'esempio. L'educazione è il nostro futuro. C'erano cuori, ma non servivano emoticon per capire il tono, era riconoscenza, semplice e schietta. E in mezzo a tutto questo, la promessa pronunciata poche ore prima, non come un obbligo ma come un desiderio, tornare, rivedere quei visi, portare altre storie, altre matite, altre parole gentili. Perché, in fondo, a volte il confine tra chi sta davanti e chi sta dietro lo schermo si dissolve. Quel giorno, in quella scuola, lo spettacolo non era la fama, ma l'incontro. Le luci non erano i riflettori, ma gli occhi dei bambini. E la scena più bella non aveva copione, era un gruppo compatto di persone diverse, unite da un unico pensiero, fermo e luminoso come una stella visibile anche di giorno. Un pensiero che suonava così, crescere è un'avventura più grande se nessuno la affronta da solo.